giudice Falcone le chiede del golpe borghese. Sì. Lei cosa sa del golpe borghese? Il golpe borghese, io so che la massoneria era interessata affinché gli uomini d'onore prendessero parte al golpe borghese. Io stesso, insieme a Salvatore Greco, inteso Cicchiteddu, venne dall'America e fui fino a Catania e sentimmo. A Catania dove andaste e chi incontraste? Andammo a Catania per incontrare Giuseppe Calderone e a Catania stesso incontrammo a Luciano Liggio, che era ospitato in un'altra casa, e noi fummo ospitati da Giuseppe Calderone, io e Salvatore Greco. L'oggetto di questo incontro era il golpe borghese, desideravano una risposta da Salvatore Greco perché le pretese del principe Valerio Borghese, le richieste erano o un elenco di tutti gli uomini d'onore che partecipavano al golpe borghese, o se gli uomini d'onore al momento dell'insurrezione si mettessero una fascia verde alla manica della giacca in modo da essere riconosciuti. Riesce a collocare nel tempo questo incontro di Catania? Grosso modo. Sì, grosso modo sì. E il tempo è i campionati del calcio del 1970 a Città del Messico, perché assistiamo una prima parte dei campionati del calcio a Catania e un'altra parte dei campionati del calcio a Milano. Quindi cosa andaste a fare a Milano? Il tempo è quello là. Cosa andaste a fare a Milano? A Milano andammo a incontrare dopo. Posso tornare un po' indietro? Certo. E quando ci dissero che dovevamo mettere la fascia a braccio verde, eccetera, eccetera, o l'elenco, dicemmo che questo non ci interessava, non era un fatto che potevamo accettare. Ma per ulteriore decisione, in quanto il principe Valerio Borghese metteva sul piatto della bilancia la liberazione di Filippo e Vincenzo Rimini, prendemmo in considerazione che fosse stato bene parlarne anche con Gaetano Badalamenti, perché solo lui avrebbe potuto decidere se era o non era che valeva la pena di farlo. Scusi, la liberazione per quale imputazione? Per quella a cui perché ha fatto erano condannati all'ergastolo ed è in per, quel momento nel processo al quale ha fatto riferimento poc'anzi. Esatto, e in quel momento erano detenuti a Ragusa. In quel periodo i due Rimi, padre e figlio, erano detenuti a Ragusa, e allora in Sicilia. Andate a Milano per incontrare Gaetano Badalamenti. E perché Gaetano Badalamenti? E incontriamo Gaetano Badalamenti e incontriamo anche perché Gaetano Badalamenti? Perché Gaetano Badalamenti è l'unico che, interessandole di più, un po' di più, però poco, per il fatto che il cognato è condannato all'ergastolo, prendesse una decisione se valeva la pena di metterci il braccialetto verde o di dare un elenco. E Gaetano Badalamenti dove si trovava in quel periodo? Si trovava a Milano, a soggiorno, non a Milano, in un paesino nei pressi di Milano, soggiorno obbligato. E quindi a questo incontro di Milano partecipate lei, Gaetano Badalamenti e chi altri? Giuseppe Calderone, Salvatore Greco, Gaetano Badalamenti e altre persone di cui non, per quello che devo menzionare, non sono presente. Comunque quello che devo menzionare è che dopo questa riunione siamo stati fermati in macchina e il conducente della macchina da chi siete dalla stati polizia, fermati? Sì, dalla polizia, e durante il fermo il guidatore della macchina era Gerlando Alberti. Quindi
ma noi avevamo lasciato nell'appartamento altre persone. Una di queste persone era Salvatore Riina, che è presente alla conclusione di dire no, non possiamo interessarci di questo golpe Borghese, perché quello che chiede il principe Valerio Borghese non fa al caso nostro. Quindi il fermo io credo che è molto rintracciabile, che Gaetano Badalamenti ha dato i suoi documenti originali, li ha dati, Giuseppe Calderone ha dato i suoi documenti originali, Gerlando Alberti ha dato i suoi documenti originali, mentre io e Salvatore Greco abbiamo dato 2 documenti falsi, uno che si chiama Adalberto Barbieri, che sono io, l'altro è Renato Caruso Martinez, che è Salvatore Greco. Quindi Decidiamo di non aderire al colpo in quell'occasione. Se ci fu uno sviluppo, qual è il contenuto? Qual è il contenuto esatto dell'organizzazione di questo colpo? quindi il contenuto lei ne ha fatto cenno, ma desidererei che fosse un po' più dettagliato nella risposta, se è in grado. Qual era il contenuto del patto di scambio di questo golpe o di questo tentativo di golpe? Intanto il tentativo di golpe o il golpe quando si doveva svolgere, se si svolse o quando si svolse? A quell'epoca non conoscevamo la data di quando si doveva svolgere il colpo di Stato. Ho detto prima, forse non mi sono spiegato bene, che il nostro interessamento era dovuto alla revisione di processi, di molti processi che c'erano in corso, che avrebbero potuto risolversi con sentenze favorevoli partecipando al golpe e partecipando alla liberazione dei comunisti in Italia. Non si risolse perché le richieste del principe Valerio Borghese erano quelle, ma io so che invece continuarono a interessarsi del golpe Borghese, ma io e Greco non eravamo più in Italia. Tanto. Continuarono ad interessarsi chi, signor Buscetta? Ecco, tanto. Io credo, devo dire credo perché non ho un'affermazione positiva da dare in questo riguardo, però l'affermazione positiva che posso dare in questo riguardo è che chi va a prendere le armi l'8 dicembre del 1970 in una caserma militare di Roma è Natale Rimi, il figlio libero di Vincenzo Rimi. Quindi il proseguimento c'è stato. Ho domandato: e perché non avete continuato nel colpo di Stato? Mi si disse che in quel giorno o in quell'epoca, ma credo in quel giorno, l'8 dicembre, c'era una flotta russa nel Mediterraneo e agli americani questo non le piaceva. Quindi era stata rimandata a nuova data, senza che poi più si fece, perché la flotta russa era presente nel Mediterraneo. Lei seppe successivamente di questo, appunto, di questa partecipazione di Natale Rimi e eventualmente di altri uomini d'onore agli atti esecutivi o ai primi atti esecutivi di questo tentato golpe? No, io non ho. È un fatto che non mi sono più interessato, è solo del fatto di Rimi, perché poi se ne parlò ancora, in quanto il figlio di Rimi continuò, disse: io voglio il mio padre libero. Quindi se lui abbia fatto ancora parte insieme ad altri uomini d'onore, io questo non lo so. Che cosa avreste dovuto fare voi uomini d'onore, cosa avrebbero dovuto fare gli altri golpisti per quello
che le venne detto? Per quello che avrebbero fatto gli altri coppisti non lo so. Per quanto Voi riguarda, cosa dovevate fare? noi dovevamo calmare e far credere e far vedere al popolo siciliano che noi eravamo d'accordo, ognuno per quello che per la sua sfera di influenza che avevamo nelle nostre terre. Io per esempio sapevo che il colonnello Russo era l'uomo incaricato ad arrestare il prefetto di Palermo, cosa che lui non fece, e lui era l'uomo informato, in quanto quando si fa il processo dei 114 l'unico che può provare che io e Salvatore Greco eravamo entrati dalla Svizzera ed eravamo riusciti dalla Svizzera trovando anche gli alberghi dove ci eravamo alloggiati, era il colonnello Russo, che ci seguiva perché lui sapeva del colpo di Stato, in quanto lui stesso era massonico. Che senso vi seguiva? Come poliziotto, perché intanto rimaneva colonnello dei carabinieri e quindi lui sapeva dove noi ci fermavamo, perché io ricordo un particolare che io non posso provare in nessuna maniera perché è molto al di fuori delle mie possibilità, ma io rientrando negli Stati Uniti intorno al mese di settembre sono arrestato. In quale anno siamo? 1970. Vengo arrestato e quindi è subito dopo questo tentativo di colpo di Stato. Vengo arrestato e mentre sono in attesa di una cauzione, vengo solennemente interrogato, avvicinato da poliziotti senza identificazione e mi si dice: come è andato a Palermo? Non avete potuto fare quello che volevate. Accenni come se loro sapessero cosa io ero andato a fare in Sicilia. Però ripeto, queste sono cose che vanno lontano da me, non ho come provarle, ma significava che negli Stati Uniti, finanche negli Stati Uniti, quando io sono arrestato, si sa che io ero andato in Sicilia. È anche l'ultima rivelazione che Luciano Liggio lascia cadere in aula al termine della sua deposizione. Un tentativo estremo di difesa seguendo la tattica della confusione? Un modo per sbugiardare Buscetta? Un avvertimento a chi dovrebbe tremare di fronte a rivelazioni così gravi? La voglia di continuare ad apparire un capo al quale ci si rivolge addirittura per fare un colpo di Stato? Nella primavera del 70, mi pare. Nella primavera del 70. Sto Cicchireda mi viene a fare delle proposte, come ebbe modo di dire, perché erano interessate a un colpo di Stato in Italia, un golpe militare. E allora, siccome in questo frangente si era creato il mito Leggio attraverso i processi, attraverso tutto uno di cose, si voleva da parte dei militari la mia presenza per accertare eventuali accordi. Per assumere delle responsabilità, che io avallassi accordi che questa gente aveva preso. Questi erano venuti dall'America, faccio presente anche questo perché è importante questo discorso. Questi erano venuti dall'America per contrattare questo cosa. Questi sarebbero un Cicchettello e Buscetta, però il Buscetta. primo impatto io l'ho solamente avuto con Cicchettello. In quell'occasione della venuta lì a Catania, io non acconsentì, non dissi né sì né no di tutto questo, sai, su cose al di là da venire, e poi cose che ancora cercate di mettervi d'accordo. Io non sono tanto interessato, non ci vedo bene, ma sai, ma tu non devi assumere responsabilità, siccome il tuo nome è stato messo
troppo alla luce, vogliono la tua presenza, ci devo pensare, non ti deve essere chiamato. Nel mentre, quando io qui l'altra volta ho detto che è la mia condanna, era in preparazione e in conseguenza, le mie condanne sono frutto di preparazione e in conseguenza di questo mio rifiuto. E non ora, ma in quel di Reggio Calabria ho fatto il nome del ministro degli interni che andò a Bari a forzare la mia condanna, perché la mia condanna non è processuale, la mia condanna è politica. Con la scusa di dare un esempio andò a imporre una condanna. Quindi ora credono di avere ancora più l'arma nelle mani per potermi scattare. Mi si promette che io non devo tener conto, mi si dava il cartellino pulito, io non dovevo avere paura dell'ergastolo, non dovevo avere paura di niente, purché avallasse, mi impegnasse in quel dato. Ed io ho rinunziato anche alla libertà. Cioè lei ha rifiutato di partecipare a questo ho rifiutato tutto, di dare l'avallo, costi quel che costi. Non me la sono sentita di avallare la possibilità di portare il paese in un regime totalitario. Quindi chi doveva arruolare o arruolò tutta questa massa di gente, 7.000, 8.000, perché il corpo di Stato apparisse uno stato di necessità, perché quello che si doveva creare, l'impegno che questa gente voleva, che si creasse un clima per cui il colpo di Stato venisse giustificato, uno stato di bisogno, se non che Luciano non accetta. Non si piega a nessun ricatto, né con la libertà né col denaro, né con niente. Succede che al mio rifiuto si perde l'affare, ed ecco perché Buscetta è così accanito contro i corleonesi, e questo è il motivo, non ci sono altri motivi, che sono molto 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 gravi.